Sono molto contento di presentare qua il libro di Agostino Molteni su Pasolini, il mio Cristo irriducibile, in questo luogo, perché qui siamo proprio nel cuore antico del paese, anche se adesso è tutto moderno. È rimasta solo la chiesetta che visiteremo dopo brevemente, viste le temperature. Il progetto all'interno del quale è stato pubblicato il volume è sostenuto dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, quindi ringrazio la regione che ha permesso la realizzazione di questo progetto. Agostino Molteni era qui militare, come buona parte degli italiani ventenni di allora, e quindi ritorna come autore di questo volume dopo una lunga vita trascorsa tra Brasile e Cile, dove attualmente vive, insegnando teologia e filosofia a Petropolis prima e poi a Concepción, a Petropolis in Brasile naturalmente, e a Concepción in Cile. E oggi attualmente è libero scrittore, ricercatore, nel senso che non ha più impegni accademici. Lui ha pubblicato alcuni libri che abbiamo promosso, ricordo 2007 Il sorriso di Beatrice, introduzione a Dante, poi ci sono stati altri volumi, quello su Kierkegaard e più recente, però questo non l'abbiamo promosso noi, della Cantagalli, su Peggy, il pensiero di Cristo, la logica dell'incarnazione redentrice secondo Charles Peggy, del 2021. Quindi autore prolifico, che noi ringraziamo per la appunto fattiva collaborazione col Centro Culturale, perché secondo noi un centro culturale deve produrre anche un pensiero, un'elaborazione di pensiero, e questo oggi è molto importante, molto urgente. Quindi propongo, anche se magari qualcuno avrà già avuto modo di vederlo, un video brevissimo che ha fatto il nostro Matteo Trevisan, che ringrazio, proprio di presentazione del libro. A un certo punto nel suo libro Poesia in forma di rosa, Pasolini scrive parole inaspettate: dove il cristianesimo non rinasce, marcisce. E poi allude a il mio Cristo irriducibile. Il Cristo irriducibile, cioè Pasolini e il suo Gesù. Questo è il titolo del libro. Chi era il Cristo irriducibile di Pasolini? Perché era irriducibile? Chi cercava di ridurlo? A che cosa lo avevano ridotto? Ho cercato in questo libro di ripensare queste affermazioni di Pasolini e di rispondere a queste domande. Anzitutto, il primo capitolo prende in considerazione la riduzione fatta dai cristiani del Cristo irriducibile di Pasolini. Lui dice che i cristiani l'hanno ridotto a religiosità naturale, ossia l'hanno messo nel grande calderone della religione e del sacro. Nel secondo capitolo dico chi è il Cristo irriducibile di Pasolini. Anzitutto, per Pasolini Cristo è un pensatore. Nella sceneggiatura del film Ostia di Sergio Citti del 1970, se non ricordo male, scrive: risorgi Cristo, tu sei l'uomo del pensiero. Ecco, per Pasolini Cristo è un pensatore,
uno che pensa con la sua testa, cosa assolutamente non ovvia, visto che normalmente si considera a Cristo come un fenomeno hollywoodiano o al massimo come un sentimento, come un'emozione. Secondo punto, il Cristo di Pasolini è uno che pensa bene, che non inibisce il pensiero dell'uomo, anzi che lo vuole mettere in moto, che lo vuole rigenerare. Cioè Cristo non è un consolatore. Questo lo dice chiaramente in un'intervista a Biagi, quando questi gli domanda se la lettura del Vangelo lo consola, e Pasolini dice assolutamente Cristo non è venuto a consolare, ma a rigenerare e a mettere in moto il pensiero. Per me il Vangelo è una grandissima opera intellettuale, una grandissima opera di pensiero che non consola, che riempie, che integra, che rigenera. Quindi Cristo come pensatore e pensatore che pensa bene. In terzo luogo, il Cristo di Pasolini è un uomo serio con la sua umanità, leale con la sua umanità e per questo divino. Pasolini non crede alla divinità di Cristo, non crede che sia figlio di Dio, lo dice, ma dice che per lui è divino in quanto è uomo leale con la sua umanità. Non è il superuomo di Nietzsche, è un uomo leale e reale perché serio con la sua umanità. E in quarto e ultimo luogo, il Cristo di Pasolini è leale con gli altri uomini, con l'umanità degli altri uomini. In che senso? E qui Pasolini riprende la famosissima frase di Cristo: non sono venuto a portare la pace, cioè a essere un consolatore, un ansiolitico religioso, un oppio del popolo, come direbbe Marx, ma sono venuto a portare la spada. Il terzo e ultimo capitolo parla del grido, dell'urlo di Pasolini. A un certo punto nel film Teorema scrive sono pieno di una domanda alla quale non so rispondere. E continua dicendo è per attirare l'attenzione di qualcheduno o per chiedergli aiuto. Si è interpretato questo grido sempre come un grido religioso, purtroppo. Si è interpretato così, come un grido della sua religiosità. Io penso al contrario che sia la supplica di Pasolini per poter incontrare in qualcuno l'umanità del suo Cristo irriducibile. Lo dice in una bellissima poesia, quando a un certo punto dice manca sempre qualcosa, c'è un vuoto in ogni mio intuire. Non avere Cristo una faccia che sia strumento di un lavoro non tutto perduto nel puro intuire in solitudine. Ecco, Pasolini ha vissuto la sua intuizione del Cristo irriducibile nella solitudine più totale, ma voleva incontrare in qualcuno la possibilità di un amico al suo pensiero, un amico al suo pensiero del Cristo irriducibile. In questo senso aveva perfettamente ragione Del Noce, il filosofo Augusto Del Noce, quando dice che per l'aspetto in cui si accorda col pensiero cattolico, Pasolini ha detto cose che pochissimi hanno saputo dire con altrettanta precisione e capacità di persuasione. Buona lettura a tutti. Allora do la parola ad Agostino Molteni che, prendendo spunto da queste cose che ha già detto, ci farà capire meglio questo suo lavoro. Ringrazio a tutti voi per partecipare, gli amici, anche le persone che non conosco. Ritorno qui a Casarsa dopo, come ha detto Roberto, dopo tanti anni
Comunque, vabbè, nel video già si vede quello che volevo, cioè quando a un certo punto ho letto questa poesia dove parla del Cristo irriducibile, ho detto, ma Cristo irriducibile è un'espressione che non avevo letto in nessun libro di teologia, che è così curioso. Ho detto, vediamo che cosa dice su Cristo. E leggendo la sua opera, guardando i film, il teatro, con molta difficoltà, perché là in Cile io sono all'inizio della Patagonia, quindi avevo tutte le poesie di Pasolini che mi avevano regalato, però le altre cose non ce le avevo, quindi siamo andati avanti un po' dicendo Roberto, mandami questo, mandami quell'altro. Ho cercato di fare il lavoro più completo che potevo. Se qualcheduno vede che leggendo il libretto, se non ho citato qualcosa, non ho citato i testi critici scritti su Pasolini, perché sennò sarebbe stato molto più difficile per me rintracciare di nuovo questi testi. Ho voluto fare come ho fatto da quando ho fatto la tesi nell'università a Trieste, cioè andare dentro nel pensiero di Pasolini, andare dentro nella logica, perché questo è quello che sempre a me piace, andare dentro nella logica del pensiero dell'altro per capirla e per vedere se questa logica, siccome parlava del Cristo irriducibile, siccome anche a me mi interessa Cristo, vedere che cosa mi poteva dare a me, perché poi uno arriva a un certo punto della sua vita e uno dice, vabbè, ma cosa che cosa so io di queste cose? Nel video già si dice quello che è il contenuto del libro. Vorrei come aiutare a capire come entrare nella logica di Pasolini, come entrare nella logica soprattutto di questo, il mio Cristo irriducibile. Quindi la prima cosa che io direi su Pasolini, se poi volete leggere il libro, l'introduzione per me è importantissima perché dico chi è Pasolini, il Pasolini laico, il Pasolini, per quello che io ho capito, il Pasolini che ha una stima infinita del pensiero. Lui parla infatti del vecchio e stupendo privilegio di pensare. Queste cose sembrano cose ovvie, ma non è assolutamente così, perché se uno pensa al libro di Kant, quando lui ha scritto che cos'è l'illuminismo, Kant scrive: l'illuminismo è l'uscita dell'uomo dallo stato di infanzia di cui egli stesso è colpevole, di infanzia. Cristo lo chiamerebbe ipocrisia. Quando diceva ipocriti, la parola ipocriti non vuol dire come si intende adesso, cioè un bugiardone. No, ipocrita in greco vuol dire proprio sottodotato nel giudizio, cioè ipodotati nel giudizio, incapaci di pensare, cioè di giudicare. Dopo vedremo come questa infanzia del pensiero di cui parla Kant dice l'infanzia del pensiero è l'infanzia, non essere bambini, perché una cosa è essere bambini e come Cristo ha detto ritornate bambini, e poi l'unico che ha ripreso questa frase è stato Freud, che ha fatto tutta la sua filosofia a partire dal bambino, perché Freud diceva che il bambino è l'unico che pensa bene, sano. Dopo vengono tutte le psicopatologie per cui si arriva alle guerre, al femminicidio, a tutte queste cose, ma il bambino l'ultima cosa che c'ha nella testa è il femminicidio, per dire. Quindi infantilismo, non essere bambini.
E Kant dice: l'infantilismo è l'incapacità di servirsi della propria intelligenza, del proprio pensiero, senza la guida di un altro. Colpevole è questo infantilismo, se la sua causa non dipende da un difetto di intelligenza, ma dalla mancanza di decisione e di coraggio di servirsi del pensiero senza essere guidati da un altro, senza essere pensati da un altro. Lacan, il psicanalista, anche Freud lo diceva: noi non pensiamo, noi siamo pensati, noi siamo parlati da un altro. Abbi il coraggio di servirti del tuo pensiero. Pigrizia e viltà sono le cause per cui tanta parte degli uomini, dopo che la natura li ha da lungo tempo liberati dall'altrui guida, rimangono tuttavia volentieri minorenni a vita, e per cui riesce tanto facile agli altri erigersi a loro tutori. È così comodo essere minorenni, adolescenziali, perché qui sappiamo che l'adolescenza non è che finisce ai 16-17 anni, adesso si può essere adolescente anche a 70 anni, cioè un pensiero che non pensa, ipocrita, cioè sottodotato nel pensiero. E Kant continua: se ho un libro che pensa per me, un libro che pensa per me, scritto da un autore idolatrato, famoso, e sempre andiamo al concetto all'argomento di autorità, l'ha detto Aristotele, l'ha detto questo guru religioso, l'ha detto, e vedremo come Pasolini è totalmente contro questo modo di pensare. Se ho un libro che pensa per me, un direttore, un prete che pensa per me, un medico che pensa per me, non ho certo bisogno di pensare io. Questo è quello che vivono la stragrande maggioranza degli uomini di oggi. L'uomo moderno, secondo me, quando si parla di modernità e postmodernità, secondo me l'uomo moderno, cioè l'uomo che pensa, il laico che pensa con la sua testa, secondo me non è ancora arrivato, perché siamo ancora succubi di presupposti religiosi, presupposti filosofici, pensare già con un pensiero a priori che viene dal guru religioso, che viene dal guru politico, dal guru filosofico. Infatti il mio libro, nell'introduzione, comincia così: siamo tutti dei papi, anche se non lo sappiamo. Chi è il Papa? Perché io sono papista, perché il Papa è uno che appare a San Pietro e dà un giudizio urbi, come si dice, urbi e torbi, cioè alla città e al mondo, cioè è uno capace di pensare, lui, il Papa, non perché glielo dicono i vescovi, lui è capace di dare un giudizio su tutta la realtà. Quindi siamo tutti dei papi. Questo l'ho imparato da Peggy, dell'autore che più amo, con Pasolini, Pavese. Siamo tutti dei papi. Ognuno di noi può esercitare quella che Peggy chiamava l'autorità di competenza, quella del proprio pensiero. Propriamente la chiamava Peggy un'autorità giuridica, come quella di un papa che si rivolge a tutti, urbi et orbi, senza chiedere autorizzazioni a nessuno per pensare. Ho sempre detto che a me quello che mi convince di più della Madonna, di Maria, ma già dei tempi antichi, prima, quando non ero ancora cristiano, da quando ero chierichetto, che andavo in chiesa lì in Brianza, che questa qua, quando gli è apparso l'angelo, non è mica andata dai sacerdoti, non è mica andata dai filosofi, non è mica andata dai guru religiosi a dire: cosa faccio?
cosa che farebbe un adolescente, un ipodotato, un ipocrita. Ci ha pensato, quello gli ha detto sarai madre di Dio, aveva 15 anni, ci ha pensato e ha capito che era conveniente, usando una parola che usava il caro Don Villa, che era conveniente, questa bellissima parola economica. Il pensiero secondo me è sano solo se è giuridico e economico. È conveniente, era conveniente dire ok, va bene, si faccia in me. Se mi fermo su questo punto perché non si capisce la stima non si capisce il Cristo irriducibile di Pasolini, cioè il Cristo pensatore, se non si capisce la stima di Pasolini per il pensiero. Quindi, se io leggo questa pagina 11, Pasolini era un papa. Lo ha fatto Pasolini con il suo vecchio e stupendo privilegio di pensare. Lui lo chiamava così, il vecchio e stupendo privilegio di pensare. Parrebbe ovvio, ma non lo è. Per lui era chiaro che, virgolette, la vita è vita perché è assunta nella nostra ragione. E se uno lo pensa bene, come ho detto prima, o siamo pensati da altri, parlati da altri, usiamo le parole di altri, o generiamo noi le parole. Il Chisciotte, ho scritto un articolo là in una rivista latinoamericana dicendo che il Chisciotte, secondo me, tutti lo considerano un matto, ma lui ha inventato un linguaggio. Lui, quando dice combatteva contro i mulini perché vedeva dei giganti, ma lui si è inventato, non era un delirio, per lui i mulini erano così, ha generato un modo di pensare, un modo di parlare. La vita è vita perché è assunta nella nostra ragione, cioè la vita è tua solo se la pensi, se la generi. Stavo leggendo in questi giorni, no, l'avevo già letto in Cile, Michel Stetter, La persuasione e la retorica. L'avevo letto in spagnolo, però non mi convinceva la traduzione, dicevo ma strano che Michel Stetter dice queste cose. Ho comprato finalmente qui in Italia le edizioni, me la sono letta in questi giorni. Se voi leggete questo meraviglioso libro di Michel Stetter, La persuasione e la ragione e la retorica, dice esattamente le stesse cose di Pasolini. Infatti volevo quasi pensare di fare Pasolini, Michel Stetter, c'è una concordanza. Continua Pasolini, il tempo della vita è pensare, non vivere. Perché vivere, cosa vuol dire vivere? Se uno mi chiede adesso cosa vuol dire vivere, e uno dice vivere vuol dire lavorare, vuol dire far figli, avere... Pasolini direbbe no, vivere vuol dire pensare. Ma poi dice una frase che a qualche amico qua, lo so benissimo che gli piacerebbe tantissimo, diceva questa frase straordinaria, diceva il singolo, io, tu, è l'elaboratore dei problemi del mondo, è quello che pensa ai problemi del mondo ed è nel singolo che tutto avviene. Quando uno legge queste cose, sarà un po' perché mi è sempre piaciuto l'anarchismo, ma l'anarchismo, inteso come l'avevo sempre inteso, si dice che l'anarchia è uno che fa quello che vuole. No, se uno l'etimologia della parola anarchia vuol dire che uno non ha un pensiero che pensa per te, anarché, senza che il tuo pensiero inizi sia generato dal pensiero dell'altro, sia più che generato, mi sono sbagliato, sia causato dal pensiero dell'altro, senza che il tuo pensiero sia un effetto di una causa che l'altro produce in te.
perché sennò sei pensato dall'alto, sei parlato dall'alto. Quindi lui dice, è nel singolo che tutto avviene. Se noi pensiamo ai santi, i santi erano gente così. E Pasolini, quando scriverà su San Paolo, perché lui voleva fare un film su San Paolo, se voi leggete la sceneggiatura del libro su San Paolo, dice che San Paolo è uno che si è dibattuto fra santità e organizzazione. Il grave dilemma di San Paolo era essere santo, cioè pensatore che inizia a pensare e a generare qualcosa nel mondo come singolo, e essere l'organizzatore. L'organizzatore chi è? L'organizzatore è quello che ti organizza il pensiero, soprattutto ti organizza il pensiero, non solo quello che devi fare così, quello che stai facendo non è così che si deve fare, io ti dico quello che si deve fare. È nel singolo che tutto avviene. Quindi se voi leggete a pagina 14 c'è una frase bellissima anche sempre di Pasolini, e scrivo così. Pasolini diceva, parlava così del singolo e della stima del pensiero perché vedeva intorno a sé, virgolette, vedeva intorno a sé il bisogno irrimediabile di servitù. Ma come si fa a non amare Pasolini che dice queste cose? A Roberto ieri ho regalato, arrivando, il libro di Etienne de la Boissy, Discorso della servitù volontaria, 1500. È un libretto così, questo qui è morto a 25 anni e ha scritto solo questo, era amico di Montaigne. Montaigne ha scritto delle pagine bellissime sull'amicizia, parlando dell'amicizia con questo ragazzo che ha scritto questo libretto, Discorso della servitù volontaria. Compratelo, leggetelo perché sono 30 pagine, 20 pagine. E dice, perché la gente gli piace così tanto essere schiavi degli altri? E se uno legge anche Tocqueville, La democrazia in America, perché soprattutto il secondo volume dovreste leggerlo, perché è così attuale. Anche Tocqueville dice, ma perché gli uomini gli piace così tanto essere sottomessi? Perché gli piace pensare con l'adetto, quello lì. Quindi Pasolini parlava del bisogno irrimediabile di servitù, di sottomissione. Ascoltate questa frase. Vedeva gente, virgolette, pronta ad accettare tutto, fuorché quello che può pensare con la propria testa, perché evidentemente manca molto di fiducia nella propria testa. Gente pronta ad accettare tutto, fuorché quello che può pensare la propria testa, perché evidentemente manca molto di fiducia nella propria testa. Quindi poi diceva, cosa bisogna fare allora? Bisogna vedere, elaborare quello che si vede e capire. Si cita una frase di Calvino, che si vive in un inferno, stiamo vivendo in un inferno, però c'è gente che o si sottomette all'inferno o vede qualcosa che non è inferno, e quindi chi ha visto qualcosa che non è inferno è già sano e salvo. Pasolini invece dice, adesso non mi ricordo dove è la frase, ma dice no, bisogna stare dentro nell'inferno e capire. E questo è quello che ha detto Del Noce. Del Noce diceva che la filosofia, e riprendeva la frase di Hegel, diceva che la filosofia, cioè il pensare sano, è pensare il proprio tempo, pensare quello che succede, ma pensarlo tu. E dopo
Pasolini l'ha sempre vissuto nella solitudine. Il dramma di Pasolini, direi la tragedia di Pasolini, che ha sempre vissuto questo nella solitudine più totale. Infatti all'inizio, cito quella bellissima espressione che lui diceva: tu, lettore, collabora con me. E lui non si arrabbiava perché Pasolini non si è mai arrabbiato perché lo contestavano, lo portavano ai processi, sapete tutto quello che ha dovuto soffrire. Ma lui diceva: ma perché nessuno mi aiuta ad andare avanti, ad approfondire i miei tentativi di spiegazione. Non è che lui diceva che lui spiegava tutto, diceva che lui cercava di capire cos'era sto inferno, però nessuno lo aiutava e diceva: io non voglio che il mio corpo poetico sia destinato ad adorabili topi di biblioteca, cioè quelli che scrivono su Pasolini ma non collaborano. Per cui lui dice: tu lettore collabora con me, e solo così, collaborando con me, potrai vedere anche tu con i tuoi stessi occhi il linguaggio di Cristo, che lui diceva: Cristo parla con la sua carne. Quindi no alla sottomissione del pensiero e no al pensiero piccolo borghese. Lui riprende questa espressione di Gramsci, piccolo borghese. Ma chi è il piccolo borghese? Lui, nel libro c'è una definizione di quello che gli piace: la famiglia, i figli, chi sta in casa, abituato alla routine, ma soprattutto il piccolo borghese è quello che spiega tutto, è quello che sa dare spiegazioni su tutto, spiega. C'è una morte, ti spiega la morte, c'è la nascita, ti spiega che cos'è la nascita, ti scrivono su che cos'è la nascita, come lui lo chiama, chi razionalizza. E lui dice: come si può capire Cristo, come si può capire le cose? Lui dice: bisogna avere un pensiero barbaro. E cosa significa pensiero barbaro? Lui dice: pensiero barbaro è quello che pensa senza presupposti. Sapete che Pasolini amava molto Freud, anch'io amo molto Freud, e Freud diceva che il pensiero sano, non patologico, è quello che pensa senza presupposti, o si potrebbe chiamare senza pregiudizi, perché i pregiudizi, certo, noi nasciamo in una famiglia e quindi il giudizio è, quando uno giudica, è sempre attraverso come di un pregiudizio, ma bisogna giudicare il pregiudizio per essere liberi dal pregiudizio e per avere un giudizio libero, cioè un pensiero libero. E lui dice: no, bisogna avere questo pensiero barbaro, e lui dice: la mia cristologia, il mio pensare Cristo è prima di tutto quello che hanno scritto, perché a lui non gli interessava quello che hanno scritto su Cristo, penso che non abbia mai letto un libro di teologia, perché non gli interessava, perché lui voleva pensare Cristo, certo, secondo il suo, lui dice, secondo il mio antico viso cristiano. Lui qui a Casarsa, mi piacerebbe parlare in friulano ma non sono capace, lui diceva che il suo Cristo già negli anni di Casarsa lo chiamava, ma non aveva luce, non c'aveva questa luce, e ritorna molte volte questa, perché poi la frase finale, quando dice manca sempre qualcosa a questo mio intuire, questo non avere Cristo una faccia. Se voi guardate l'etimologia di faccia, la parola faccia non è solo l'aspetto esteriore, ma brillare, luce. La faccia è qualcosa, è brillare di qualcosa, avere una luce. Faccia vuol dire luce. Cristo lo chiamava già dai tempi di Casarsa, ma era senza luce, non aveva questa faccia, e quindi lui
durante tutta la sua, penso io, durante tutta la sua vita ha come sempre rielaborato questo pensiero su Cristo, sul suo Cristo irriducibile. Infatti, come all'inizio, come esergo, come le frasi che ho citato all'inizio del libro, dice: a sostegno della mia violentissima polemica contro questo modo di vita moderna, voi sapete, ha scritto contro l'omologazione, la rivoluzione antropologica che c'era in Italia, contro la televisione che era lo strumento del fascismo, cioè l'introduzione di un unico modo di pensare, di parlare, quindi erano distrutti tutti i dialetti, perché con la televisione si comincia a parlare italiano, quindi è distrutto, e la lingua, il dialetto, c'ha un pensiero, una logica dentro. Qui bambino si chiama frutto. Se uno pensasse cosa vuol dire frutto, il tuo figlio come un frutto, in italiano non esiste, frutto è un frutto, una pera, una pesca. E quindi questa televisione, lui ha scritto contro la televisione, contro la scuola primaria, cioè le elementari, le medie. Lui ha scritto contro questo modo di vita moderna, e lui dice: a sostegno di tutto quello che io ho scritto sulla omologazione, sulla televisione, sul fascismo, c'è soprattutto la figura di Cristo. Cioè Cristo, il suo Cristo irriducibile, gli ha fatto capire il mondo moderno, dove andava la modernità e cosa non c'era di sano nella modernità. E per quello leggere Pasolini serve ancora adesso, perché non è che è cambiato molto da quel tempo, serve a capire il pensiero di Cristo per capire la modernità o la supposta modernità. Le colpe dei cristiani. Perché il Cristo irriducibile? Perché parlava del Cristo irriducibile? Perché c'era qualcheduno che voleva ridurlo. A che cosa volevano ridurlo? L'ho detto lì, ci sono tante altre riduzioni. E lui dice: fino ad oggi la Chiesa è stata la Chiesa di un universo contadino, Casarsa e tutta questa zona, il quale è questo universo contadino. Ma non è una colpa, lui non è che dà la colpa a questo universo contadino, dice che lui è nato così, è vissuto così. Questo universo contadino ha tolto al cristianesimo il suo solo momento originale rispetto a tutte le altre religioni, cioè Cristo. L'unica cosa originale rispetto a tutte le altre religioni è Cristo per lui. Infatti un po' mi arrabbio quando leggo qualche studio critico su Pasolini, perché lo mettono, come ho detto nel video, lo mettono nel grande calderone della religione, si scrive sul sacro di Pasolini e si mette Cristo nel sacro, nella religiosità, quando lui diceva che no, il suo Cristo era irriducibile a una religiosità, perché ha capito, cosa che neanche forse i cristiani hanno capito, che non è una religione il cristianesimo, non è una cosa, il sacro, non è una religione, è un uomo. Come si fa a dire che un uomo è una religione? Ma Buddha non ha mai detto io sono la verità, ha detto io vi faccio vedere il cammino per andare alla verità, ma c'è stato uno che ha detto io sono il cammino. Certo, Pasolini non credeva alla divinità di Cristo, ma come diceva, per me Cristo è divino per la sua umanità, perché è stato un uomo leale con la sua umanità, che non si è servito di mezzi fraudolenti per essere uomo. E dopo lui, sempre parlando di questa riduzione, dice perché Cristo ha rotto la struttura circolare delle vecchie religioni, mentre si vuole assimilare Cristo ai modelli mitici.
Cristo che risorge, quindi la risurrezione, il seme caduto che risorge, quindi questo assimilare Cristo a una religiosità, e questa è la più grande riduzione che lui ha visto. Però, per esempio, cito solo qualche cosa, il clericalismo. Lui dice: cos'è il clericalismo? È i preti che vogliono che i cristiani siano infantili. Lui parla addirittura di disobbedienza a Cristo. Ma perché non si è mai scritto su queste cose? Disobbedienza a Cristo e obbedienza ai capi. Capi, parla già un linguaggio che ancora adesso circola fra i cristiani. I cristiani che disobbediscono a Cristo per obbedire ai loro capi, per avere, lui dice in un altro testo, un posto nella comunità. Un posto nella comunità. Perché non devo trovare questo pezzo che mi piace tantissimo. Quando dice i preti, la santa violenza, la chiama così quella, del clero, sui rozzi cuori, i cuori semplici dei contadini, delle mamme delle mamme che stanno con i bambini, che puliscono la casa. La santa violenza sui rozzi cuori, il clero calca rozzo e li asserva a un'infanzia. Se uno pensa bene, anche tutto lo svolgimento della storia del cristianesimo è questo asservimento a un'infanzia del pensiero, a essere infantili nel pensiero. Quello è quello che gli piace ai cristiani, soprattutto ai preti, detestare questo pensiero libero e l'altra riduzione che mi piacerebbe dire è a pagina 35, quando parla di che i cristiani relegando l'atto del pensiero a problemi di organizzazione o di correttezza di comportamento. Cioè, i cristiani che cosa hanno fatto? Hanno ridotto il pensiero di Cristo a problemi di organizzazione o moralismo, correttezza di comportamento. Questo è quello che non voleva Cristo, perché, come ho detto nel video, quando Pasolini riprende la frase di Cristo: sono venuto a portare la spada, non la pace, perché uno si capisce la pace, cos'è la pace? Per Pasolini la falsa pace è questo pensiero piccolo borghese che si accontenta di spiegazioni e invece la spada è questo disabituare, lo dice anche Peghier, disabituare dai presupposti, da un pensiero che si regge con presupposti. Lasciatemi leggere le ultime cose che lui ha scritto su Cristo. In questo film Ostia, fatto da un altro, da Sergio Citti, lui a un certo punto dice: le plebi ti salutano, gran martire dell'uomo. Martire in greco vuol dire testimone. Cristo chi è stato? È stato quello che ha detto anche Pilato, perché Pilato tutti lo trattano male, ma Pilato è stato l'unico che ha tirato fuori Cristo e ha detto: ecce homo, questo è l'uomo. Questo è Cristo per Pasolini, un uomo leale con la sua umanità, senza sotterfugi, e leale con gli altri uomini perché ha portato la spada e non è un ansiolitico religioso. E allora poi dice:
tu, Cristo, sei stato immolato, ma non sei stato domato, irriducibile Cristo. Risuscita, per noi sarai l'uomo del pensiero come Hobbes, Kant, Husserl, Voltaire. E cosa voleva alla fine Pasolini? Questo non avere Cristo una faccia che sia strumento di un lavoro non tutto perduto nel pure intuire in solitudine. Lui aveva intuito chi era Cristo, ma non ha mai trovato un amico con cui pensare questo Cristo riducibile. E l'ho cercato, anzi in una frase dice: lo cerco dappertutto Cristo. Si riferiva all'attore per fare il Vangelo secondo Matteo, però si riferiva anche a quello che lui cercava. Il sangue di Cristo si è fatto cera lacca. La cera lacca è quella che si mette sui documenti, cioè il sangue vivo di Cristo è stato fatto diventare dalla burocrazia, dall'organizzazione. Vi ricordate il libro Transumanare e organizzare? Il sangue di Cristo si è fatto cera lacca, la cera lacca polvere, cioè grigiore, la polvere omissis. Dove il cristianesimo non rinasce, marcisce. Quindi, cosa serve questo libretto? Può servire ai cristiani per capire chi è Cristo e ai laici, anche loro per capire chi è Cristo. Infatti lui si arrabbiava perché dicevano: perché non leggono il Vangelo? Che è un'altissima opera di pensiero, come diceva nell'intervista a Biagi, che come laico non aveva capito, perché gli dice: ma il Vangelo lo consola. E Pasolini sbotta, perché era veramente uno che pensava, era svelto nel pensare, diceva: ma che consola? Non è un ansiolitico religioso, non c'è bisogno di consolazione, c'è bisogno di uno che mi rigeneri il pensiero. Il Vangelo come grandissima opera intellettuale del pensiero. Ma chi ha detto questo? I preti dicono una cosa così, o lo riducono sempre a un'emozione, o dovete fare così perché ha fatto così Gesù. E per quello del noce dice che il pensiero di Pasolini è cristiano, quindi può servire ai cristiani e può servire ai laici per capire chi è Cristo e per capire anche attraverso di quello che lui scrive su Cristo, per capire il mondo moderno, come lui dice.